In questo periodo un tema di cui sento spesso parlare è quello delle grandi dimissioni, ovvero il fatto che sempre più persone stanno decidendo di lasciare volontariamente il vecchio lavoro per andare alla ricerca di nuovi stimoli o comunque di un lavoro più appagante. In un articolo dell'ANSA di fine febbraio 2022 si afferma che sempre più italiani stanno decidendo di lasciare il proprio lavoro volontariamente anche senza un paracadute, cioè anche senza avere un'alternativa. Pare inoltre che questo fenomeno riguardi in particolar modo le persone tra i 25 e i 35 anni di età, anche se comunque non solo questa fascia d'età. Mi piacerebbe condividere con voi qualche riflessione su questo tema che mi interessa parecchio, perché personalmente per me è importantissimo l'aspetto dell'equilibrio vita-lavoro. Sono una persona che ha proprio bisogno di momenti di stacco per rigenerarmi e ritornare ad essere produttiva e creativa. Lavorare tante ore non stop senza avere tempo per curare il mio benessere personale, alla lunga mi fa sentire triste, esausta ed demotivata. Secondo me la pandemia e tutta la situazione che abbiamo vissuto in questi anni sono molto connesse a tutto questo discorso delle grandi dimissioni, perché di fatto hanno fatto esplodere una situazione di insoddisfazione delle persone che già c'era prima, anche se magari restava più nascosta. Innanzitutto, le varie chiusure dovute al Covid ci hanno costretto ad adattarci e per questo molti lavori sono andati avanti a distanza grazie ad internet e alla tecnologia. Questo ha avuto delle grandi conseguenze nella sfera lavorativa, come ad esempio c'è stato un forte aumento della flessibilità e dell'autonomia nella gestione del lavoro e per molti si è ridotto drasticamente il tempo di spostamento tra la casa e il luogo di lavoro. Tutti abbiamo visto con i nostri occhi che per determinati tipi di lavoro è possibile lavorare da ovunque si voglia, che se comunque ci sono degli obiettivi da raggiungere è possibile portarli avanti con successo. Ad esempio nel mio caso io ci impiegavo almeno un'ora ad andare e un'ora a tornare per raggiungere il mio ufficio a Milano e mi sono resa immediatamente conto di quanto per me fosse importante recuperare quelle 2 ore al giorno. Magari invece di innervosirmi perché il mio treno delle 19 era stato cancellato, ho avuto l'opportunità di fare un po' di esercizio fisico dopo il lavoro, oppure di stare un po' più tempo con la mia famiglia, oppure di rilassarmi semplicemente e quindi di seguire uno stile di vita più sano, che per me è importantissimo. Questo improvviso cambio di abitudini ci ha fatto capire ancora di più l'importanza dell'equilibrio tra la vita privata e la vita lavorativa e soprattutto ci ha fatto capire che lavorare a distanza è una valida alternativa da tenere in considerazione per poter raggiungere questo obiettivo. Lavorare è importante, oltre al lato economico ovviamente, ci fa sentire utili, ci permette di creare relazioni e di collaborare per raggiungere uno scopo. Allo stesso tempo però nella vita c'è altro che merita importanza come curare se stessi e la propria salute, dare attenzione alle persone importanti, informarsi, coltivare passioni alternative e così via. Un altro aspetto che credo abbia contribuito a questa situazione, a questa voglia di cambiamento nella vita, è legato al fatto che magari molte persone si sono trovate più spesso a casa e hanno avuto la possibilità di riflettere e di fare un po' un bilancio della situazione e per questo magari si sono fatti delle domande come il mio lavoro mi rende felice oppure mi sento valorizzato da quello che faccio e forse la risposta a queste domande in molti casi non è stata positiva e quindi adesso si sente questa voglia così forte di cambiamento. Come ho detto più volte, questi sono i miei pensieri personali, anche se in realtà mi sento di generalizzare un po' il discorso, perché durante questo periodo ho avuto modo di parlare con un po' di persone e mi sembra che quando si affronta questo argomento le idee e le opinioni sono,
simili a quello di cui vi parlavo. Mi sembra che sempre più persone siano alla ricerca di uno scopo in quello che fanno. Non lavoriamo solo per portare a casa lo stipendio, ma per dare valore al nostro tempo, per trovargli un significato. Le aziende o comunque i datori di lavoro dovrebbero forse avvicinarsi di più alle persone e capire i nuovi bisogni che hanno davanti. Oltre a salari equi, c'è bisogno di autonomia, di flessibilità, fiducia e di un giusto equilibrio tra il tempo lavorativo e il tempo per la vita privata. Questo non significa non avere voglia di fare o di lavorare, ma significa dare importanza a se stessi oltre che al lavoro. Sono favorevole all'approccio che stanno adottando molti paesi del nord Europa, che stanno andando in questa direzione, quindi riducendo le ore di lavoro settimanali, senza però andare a toccare gli stipendi, proprio a riconoscimento dell'importanza per la persona di un maggiore equilibrio vita-lavoro, quindi di un migliore work-life balance. Inoltre, oltre a ridurre l'orario di lavoro, secondo me è anche importante affrontare in maniera, più serena anche l'orario lavorativo. In passato, infatti, ho fatto un video sullo slow working, ovvero un approccio più consapevole e sereno al lavoro. Infatti, in aggiunta a quanto ho detto prima, le grandi dimissioni potrebbero anche essere dovute ai ritmi stressanti ai quali siamo sottoposti durante l'orario di lavoro e che sicuramente non possono essere sostenibili nel lungo periodo. E tu cosa ne pensi? Vivere per lavorare o lavorare per vivere? Fammelo sapere nei commenti sotto al video. Se non mi conosci, io sono Miriam e in questo canale parlo di come rendere la nostra vita più serena ed equilibrata senza farci travolgere dai ritmi di questo mondo che corre troppo. Se ti interessa, iscriviti al canale e mi raccomando, lascia un like a questo video. Ci vediamo presto. Ciao!